Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto nel canale dove si parla di sassofono e di jazz. Oggi voglio però parlare di una cosa veramente, per quanto mi riguarda, quasi una rivoluzione, direi, nel campo della registrazione dei video, che secondo me è fondamentale per chiunque registri video di qualsiasi tipo, vedrete, video come questo in cui sto parlando davanti ad una camera, quindi questo può essere applicato chiaramente a qualsiasi tipologia di video, sia video di concerti. E proprio a questo proposito voglio parlarti del U5T2 della X-Vive. Prima voglio farti vedere uno spezzone di un concerto in cui ho registrato un audio ripreso veramente molto bene, poi ti spiegherò perché. Perché vi ho fatto vedere lo spezzone di questo concerto? Perché tutti sanno che se volete registrare un concerto, nessun cellulare, nessuna camera sul mercato ha un microfono di buona qualità per registrare l'audio. Inoltre c'è anche un altro aspetto critico: il punto dove piazzare, il punto ideale, diciamo, dove piazzare il microfono per l'audio non è mai il punto ideale dove piazzare la camera per fare una buona inquadratura video. Quindi vi dovrete sicuramente attrezzare utilizzando un microfono di buona qualità con un mixer, oppure un registratore audio di buona qualità, come ad esempio potrebbe essere uno Zoom, come ho fatto io in questo caso. Dov'è la potenzialità, secondo me, fenomenale di questo sistema qua? Che queste trasmittenti possono sia riprendere l'audio del microfono che in questo momento ho collegato alla lavalier, quindi un microfono a condensatore. In questo momento state ascoltando la qualità audio dell'X-Vive V5 che è collegato alla mia camera, ma potete utilizzare il jack d'ingresso della trasmittente anche per prendere un altro tipo di audio, quindi ad esempio l'uscita audio dello Zoom, come ho fatto io, l'uscita audio di un registratore, ed inviarlo wireless alla vostra camera, oppure l'uscita audio, la line out di un mixer, inserirla, quindi mandarla nella trasmittente ed inviarla wireless alla camera. Oppure, aspetto interessantissimo, potrete prendere quindi con due trasmittenti, una collegarla allo Zoom, una collegarla all'audio di un mixer, e poi acquisire questi due audio e miscelarli. Questo è molto importante perché con l'audio del mixer avevo il dettaglio su ogni strumento perché era una microfonazione più ravvicinata. Con l'audio dello Zoom avevo un audio più distante, ma che mi è stato utile per dare ambiente. Quindi secondo me questa è una cosa molto interessante per chi vuole registrare concerti dal vivo. L'altra cosa ovviamente molto interessante è che con due trasmittenti e due microfoni lavalier potrete fare delle interviste, cosa che io vorrò fare su questo canale, quindi utilizzare i due microfoni, uno lo uso per me, uno lo uso per l'ospite. Le due trasmittenti, selezionando stereo sulla ricevente, saranno acquisite una totalmente sul lato sinistro, una totalmente sul lato destro. Potrete miscelare, potrete regolare i due canali indipendenti e quindi poi, una volta acquisito il livello desiderato, risommarli a quel punto nello spettro al centro, e quindi acquisire l'audio di entrambe le fonti in modo corretto. Vedete queste due luci verdi? Queste due luci verdi qui indicano che l'accoppiamento è avvenuto correttamente con la trasmittente. Il sistema trasmette a 2.4 GHz
E in questo modo che cosa può succedere? Che ovviamente, dato che è una banda libera 2.4 GHz, potreste incorrere in interferenze, ma avete 6 canali che potete selezionare qui sulla trasmittente. Vedete c'è un pulsante, ecco qui c'è un pulsante channel che consente di cambiare i canali. Questo pulsante qui vi consentirà di cambiare i canali. Adesso lo cambierò apposta, guardate, e vi faccio vedere che cosa succede sulla ricevente. Guardate, avete visto che è sparito il verde lì? Questo è importante perché in questo modo io, quando guarderò da lontano questo sistema qui che sarà montato sulla mia camera, vedrò per esempio che c'è una luce verde e una luce no, e quindi capirò subito al volo che la trasmittente non si è accoppiata correttamente con la ricevente. Proviamo a modificare di nuovo il canale, vediamo che succede. Ecco, vedete che è tornato di nuovo il verde, quindi la trasmittente si è accoppiata. Un'altra cosa molto professionale, molto utile di questo sistema qui è l'aggancio del microfono, cioè il microfono nel momento in cui si inserisce sulla trasmittente ruota questa ghiera qui e quindi vedete anche tirando non c'è modo di staccare il microfono. Vi dico rapidamente quali sono i pro e i contro di questo sistema. Primo, è un sistema piccolo, facile da trasportare, vedete che avete in un ingombro veramente minuscolo una trasmittente e due riceventi che potete anche chiaramente trasportare nella borsa della vostra camera. Mi piacciono moltissimo tutta una serie di caratteristiche che rendono secondo me il prodotto molto professionale, che sono la funzione del tasto hold sia sulla trasmittente sia sulla ricevente, quindi premendo il tasto hold che è nella direzione opposta rispetto al tasto di accensione avrete la sicurezza che anche toccando inavvertitamente qualcosa o sulla trasmittente o sulla ricevente, magari ecco toccando per sbaglio le vostre tasche, toccando la vostra fibbia dove si trova la trasmittente, avrete la sicurezza di non cambiare nessun controllo e di non influire quindi sulla registrazione. Un'altra cosa molto interessante che ho apprezzato molto, il fatto che ci sia la regolazione del gain sia sulla trasmittente sia sulla ricevente. Questa non è una cosa facile da trovare. In genere trovate la regolazione o su una o sull'altra. La luce verde mi piace moltissimo, che si illumina nel momento in cui la trasmittente e la ricevente sono appaiate correttamente. Questo è molto importante perché io mi trovo qui, la camera si trova lontano da me e io posso vedere se la luce verde è attiva oppure no. Anche un altro utilizzo che non mi era venuto in mente: se per sbaglio dovesse scaricarsi la trasmittente si interromperà il collegamento e non vedrò più la luce verde. Quindi in questo modo potrò costantemente monitorare la registrazione, molto, molto utile. Mi piace anche la possibilità, ecco questo è veramente fantastico, mi piace moltissimo il fatto che non siano state concepite solamente per ospitare, quindi per essere collegate al microfono lavalier che sto utilizzando in questo momento, ma per essere collegate a qualsiasi tipo di audio, quindi potete utilizzare questo sistema per registrare voi più un ospite, quindi due microfoni lavalier acquisiti in tempo reale wireless sulla vostra camera, ma soprattutto anche due trasmittenti per acquisire anche audio dall'uscita di un mixer o da un registratore. Mi piace molto anche il fatto che siano pampottate tutte a destra e tutte a sinistra, perché in post produzione potrete quindi livellare i due segnali o miscelarli come vorrete e risommarli al centro, quindi molto facile, molto buono da avere questa possibilità. L'unico neo che diciamo non ho apprezzato particolarmente, ma forse sto veramente trovando un po' il pelo nell'uovo, mi sarebbe piaciuto avere piuttosto che un cavo ad Y ed un altro cavo per collegare, per ricaricare due elementi contemporaneamente, quindi o due riceventi o una trasmittente o un ricevente, mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come una basetta dove poter inserire tutte e tre le batterie e caricarlo. Però comunque questo non è assolutamente una cosa importante. Un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto avere una custodia rigida. Questa è la custodia del loro microfono U7. Sono cose sicuramente trascurabili rispetto ai grandi pregi che questo sistema offre.